Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handmade. Io sono Dina e oggi impareremo a realizzare questa fantastica sciarpa ai ferri dritti, anche se per comodità ho utilizzato i ferri circolari, ma il tutorial sarà spiegato per i ferri dritti, con il filato Delirium Concept by Katia, filato meraviglioso di cui io ho utilizzato il colore numero 200. La sciarpa è circa 23 centimetri di larghezza per 2 metri e ho utilizzato 130 grammi dei 200 grammi disponibili sul gomitolo. Infatti vedete, mi è rimasta questa quantità di lana con cui probabilmente farò un cappello coordinato con la sciarpa. Quindi con un gomitolo 200 grammi per 600 metri fatto al 70% da cotone, 30% lana vergine, riusciamo ad ottenere, utilizzando i ferri numero 5 per la sciarpa, con solo 130 grammi una sciarpa di 23 centimetri per circa 2 metri. Quindi una resa veramente incredibile con dei colori straordinari. Ho piegato infatti la sciarpa, che già ho realizzato in questo modo, per farvi vedere tutte le colorazioni che si vanno a sviluppare lungo questo lavoro, e ancora di più perché ce ne sarebbero state ancora altre. Quindi chi volesse fare anche un lavoro più largo, invece di 23 centimetri magari 30 centimetri, potrà tranquillamente lo stesso arrivare a circa 2 metri di lunghezza della sciarpa, quindi una lunghezza piuttosto considerevole. Il punto di lavorazione, questo punto ai ferri che vi faccio vedere un po' più da vicino, è estremamente facile ed io lo consiglio proprio a chi è alle prime armi, a chi si approccia ai primi lavori ai ferri, perché è facile da memorizzare, è un solo ferro da memorizzare e quindi anche facile da eseguire. Io ho utilizzato i ferri punta 5, potreste utilizzare anche dei ferri leggermente più piccoli se volete un punto un po' più compatto. Vedete, il mio è un po' traforato, potete usare anche i ferri 4 se volete una lavorazione un po' più compatta. Vi ripeto, ferri 5 circolari, ma li utilizzerò come ferri dritti, quindi anche se non avete i ferri circolari potete tranquillamente fare questo lavoro. A questo punto vi do un po' di coordinate su come iniziare il lavoro. Io ho avviato 39 maglie per avere 23 centimetri di larghezza. Non c'è un multiplo, l'importante è che mettiate sul ferro un numero di maglie dispari, quindi nel mio caso 39 oppure 11, 25, l'importante è che siano sempre dispari. Partiamo con la lavorazione mettendo i punti sul nostro ferro. Vi consiglio un tutorial molto facile e anche molto utile che si chiama i 5 modi di caricare i punti sul ferro, di cui potete vedere in alto a destra nelle schede il link per poter capire modi diversi con cui mettere i punti sul ferro. Allora, il primo giro, ora vedete lavoriamo con i ferri come se fossero normali, primo giro tutto a rovescio. Vi dico una cosa, per chi fosse alle prime armi, i primi 2-3 ferri sono quelli più difficili, nel senso che il punto è un po' stretto, potreste avere difficoltà a inserire il ferro nel punto, quindi superati questi 2-3 punti vedrete che il lavoro si sviluppa in modo molto più veloce e facile. Quindi dobbiamo lavorare a rovescio. Ferro di destra, mettiamo il filo sopra e il ferro sotto, filo sopra, andiamo a inserire la punta da destra verso sinistra, il filo di lavorazione lo passiamo sotto e poi ci portiamo il punto dall'altro lato, sempre con il filo sopra. Vedete, inseriamo la punta da destra verso sinistra, il filo lo passiamo attorno da sotto e passiamo la punta dall'altro lato e facciamo tutto il ferro con questa maglia a rovescio. Quindi punta da destra verso sinistra, filo sotto e portiamo il punto dall'altro lato e lo lasciamo andare. Quindi vi faccio vedere: punta da destra verso sinistra, filo sotto e andiamo ad accompagnare il punto dall'altro lato.
punta da destra verso sinistra, filo sotto e accompagniamo. E questa è la nostra maglia al rovescio che facciamo per tutte le nostre maglie. Vi ripeto, io per avere 23 centimetri di larghezza ho avviato 39 maglie. Andiamo ora a chiudere il nostro ferro lavorando l'ultima maglia, quindi maglia al rovescio e chiudiamo. Una volta terminato il mio giro al rovescio, inizia il vero e proprio giro di lavorazione che dovremo ripetere sempre. Le prime 2 maglie le lavoriamo al rovescio, quindi sempre filo sopra e poi giriamo attorno, prima maglia e seconda maglia, da destra verso sinistra inseriamo da sotto come abbiamo fatto prima. Ora inizia il punto di lavorazione, facciamo un gettato intorno al ferro di destra e prendiamo 2 maglie al rovescio insieme, quindi sempre da sotto, da destra verso sinistra prendiamo invece di una 2 maglie e chiudiamo sempre la maglia al rovescio. Poi facciamo nuovamente il gettato da sopra verso sotto e poi prendiamo 2 maglie insieme al rovescio. Poi ancora gettato e 2 maglie insieme al rovescio, gettato, e facciamo questo per tutta la lunghezza del nostro ferro. Arrivata all'ultimo punto non devo fare il gettato, non lo devo fare, quindi lascio il filo sopra e vado a chiudere direttamente con una maglia al rovescio senza fare il gettato. Allora, proseguiamo ora la lavorazione sempre nello stesso modo. Giro il ferro, filo sul ferro, il ferro sotto, e da sotto entro a fare un rovescio, secondo rovescio, il gettato, prendo 2 maglie insieme da sotto, vedete, quindi faccio un rovescio dove prendo 2 maglie insieme, ancora gettato, 2 maglie insieme, gettato, 2 maglie insieme, gettato, 2 maglie insieme. L'ultimo punto non faccio il gettato ma entro e chiudo con un punto al rovescio semplice. Vedete che si sta già avviando la lavorazione, così come la vediamo sulla nostra sciarpa già finita. Proseguiamo ancora per un altro ferro, così vi faccio vedere. Filo sopra e ferro sotto, entriamo e lavoriamo una maglia al rovescio, una seconda maglia al rovescio. Ora iniziate a lavorare con i gettati, quindi gettato, entriamo, vedete c'è prima il gettato precedente e poi la maglia lavorata, le prendiamo insieme e lavoriamo una maglia al rovescio, poi di nuovo gettato, vedete c'è prima il gettato del ferro precedente e poi la maglia, le lavoriamo insieme al rovescio. In questo modo riuscite anche a capire se state lavorando bene, quindi gettato, vedete abbiamo prima il gettato del ferro precedente più la maglia lavorata, le prendiamo insieme e chiudiamo al rovescio. Avremo solo 3 punti alla fine, lavoriamo il nostro gettato, 2 maglie al rovescio insieme e poi senza fare il gettato andiamo a chiudere l'ultima maglia come una maglia al rovescio semplice. Proseguiamo la nostra lavorazione sempre nello stesso modo, vedete già si sta costruendo questo fantastico punto molto semplice perché andiamo a lavorare sempre lo stesso punto. Ho lavorato la sciarpa per circa 2 metri di lunghezza utilizzando circa i 2/3 della matassa. La resa di questo filato è veramente incredibile perché la sciarpa, come vi ho detto, è 2 metri per circa 24 centimetri di larghezza. A questo punto vi faccio vedere come dobbiamo chiudere il lavoro. Allora prendiamo il nostro ferro e andiamo a chiudere con il metodo del rovescio semplice, quindi filo sul ferro
entriamo sotto la maglia per lavorare la maglia al rovescio e andiamo sul ferro, sull'altro ferro, sempre con il filo sopra, entriamo sotto, chiudiamo e facciamo la seconda maglia al rovescio. Ora prendiamo il filo, lo mettiamo sotto, prendiamo con la punta del nostro ferro la prima maglia e la accavagliamo la seconda, lasciando una maglia sul ferro. Riportiamo il filo sopra, lavoriamo un'altra maglia al rovescio, riprendiamo il filo, lo rimettiamo sotto e prendiamo ora nuovamente la maglia più dietro, la prima maglia, diciamo, e andiamo a cavallare l'ultima maglia lavorata. Stiamo chiudendo, praticamente creando un giro al rovescio. Di nuovo filo sopra, lavoriamo la prossima maglia al rovescio, filo sotto, con la punta del ferro andiamo a prendere la maglia di dietro e la cavalliamo su quella davanti, così via, filo sopra, entriamo sotto, lavoriamo la maglia al rovescio, riprendiamo il filo, lo mettiamo sotto e andiamo ad accavallare quello di dietro, la maglia di dietro su quella davanti, e così vedete si sta creando questa chiusura al rovescio che è, diciamo, coerente con il tipo di lavorazione che abbiamo fatto. E se vi ricordate abbiamo anche iniziato il nostro primo ferro proprio lavorando al rovescio. A questo punto, una volta terminato questo giro di chiusura, la nostra sciarpa super facile ma super bella sarà terminata e sarà pronta per essere indossata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Buon divertimento!